Ciao, in questo video volevo farti vedere questa radio ricevente a larga banda che oltre a ricevere le stazioni radio in FM può ricevere tutte le bande radioamatoriali, le onde medie e le bande CB. È completamente legale, quindi tutti possono farne uso senza la licenza SVL ascolto. Andiamo a vedere insieme la normativa e poi ti farò vedere come è realizzata dentro, come si aggiorna il firmware e come si sente. La normativa a cui dobbiamo fare riferimento è il decreto legge numero 259 del 2003, in particolare al capitolo settimo radioamatori, articolo 134, nel comma 4 ci dice che è libera attività di solo ascolto sulla gamma di frequenze attribuita al servizio di radioamatore. È libera attività di solo ascolto, quindi non serve la licenza SVL. In Italia l'attività di SVL, ovvero l'ascolto delle frequenze radioamatoriali, è libera e non richiede autorizzazioni, in conformità al decreto legge che abbiamo visto in precedenza. È possibile però richiedere il nominativo SVL tramite il sito del MIMIT per inviare le QSL, ovvero per ricevere le QSL più che inviare, perché noi possiamo fare ascolto ad esempio di radio broadcasting e comunicare loro che sono state ricevute con data e ora e loro ci mandano la cartolina QSL, adesso si mandano in formato elettronico quindi in via email, al nominativo che ci fornisce il MIMIT. Avrà la I iniziale o un numero della sigla di provincia. Quindi in sintesi, libertà di ascolto, quindi l'ascolto passivo vuol dire che non dobbiamo avere un ricetrasmettitore, deve essere solo un ricevitore. Sulle bande radioamatoriali è libero dall'ottobre 2001. Apparati è lecito l'uso di ricevitori radio, inclusi gli scanner, purché non destinati alla trasmissione, ce lo dice ancora. Quindi non devono essere trasmittenti. Usare un apparato ricetrasmittente col microfono staccato non è la stessa cosa, deve essere solo ricevente. Esiste il segreto epistolare, ovvero è vietato diffondere, divulgare o utilizzare in modo improprio i contenuti delle conversazioni captate, specialmente quelle non destinate al pubblico, pena le sanzioni previste dalla legge. Sigla SVL non è obbligatoria, ma per ottenerla è necessario presentare la domanda, eccetera, eccetera. Gli SVL possono partecipare in contest nelle categorie dedicate per scambiare cartoline QSL. Frequenze. L'ascolto libero si riferisce principalmente a bande assegnate al servizio dei radioamatori, oltre alle trasmissioni broadcasting e stazioni del tempo. Qui viene ribadito ulteriormente non è necessaria la patente di radioamatore se l'attività rimane in solo ascolto. Fatto chiarezza sulle normative, andiamo a vedere come è fatta dentro la radio, come aggiornare il firmware e faremo un ascolto sulla banda FM e magari su una banda radioamatoriale. Vediamo adesso il suo interno, l'ho smontato, il contenitore è stampato in 3D, hanno tirato troppo le viti e hanno rovinato le sedi, infatti ho fatto un po' di fatica a togliere le viti anche perché hanno rovinato la sedia a stella e il cacciavite ruotava dentro e hanno anche insistito e hanno pure rovinato l'angolo. È composta da una scheda, il display, la batteria da 800 mAh, questo è un altoparlante, sono su col biadesivo, scheda PCB fatta molto bene, sul lato abbiamo solo l'encoder e il connettore per il display. Il modulo è questo, SP32S3 con Wi-Fi e Bluetooth Low Energy. Il cuore del ricevitore è questo integrato SI4732A10 della Silicon Lab, che è un completo ricevitore. Poi c'è questo integrato qui che è un LTC 4056 che è quello che si occupa della carica della batteria al litio, e poi c'è quest'altro integrato che è un amplificatore audio per altoparlanti, e tutto qui è molto semplice. Poi abbiamo i classici pulsantini di boot e reset. Adesso insieme aggiorneremo il firmware. La lascio aperta perché non so se serve metterla in boot tramite questo pulsante. Prima di chiuderla collego l'USB e andiamo sulla pagina web di aggiornamento del firmware. La versione del firmware, andiamo a vederla. C'è anche questo pezzettino in 3D che serve per spostare l'interruttore. Andiamo a vedere la versione del firmware. In setting, about,
abbiamo una 2.27 del 7 giugno 2025, quindi è dell'anno scorso. Andiamo adesso sul PC, vediamo come aggiornare il firmware. Questa è la pagina ufficiale di documentazione, il manuale, la pagina di come aggiornare il firmware, il backup and recovery, gli accessori, delle modifiche hardware, lo schema. È stato rilasciato tutto open source, schema, datasheet, pinout, boot and reset, eccetera. Per quanto riguarda il firmware, io ho tradotto la pagina in italiano. La cosa più importante è vedere la versione dell'SP32S3. Come abbiamo visto prima, io ho il modello N16R8, quindi dovrò usare la versione OSPI. Questo è molto importante, quindi prima di scaricare il firmware bisogna aprire e vedere la versione dell'SP32, perché dove ci sono i firmware da scaricare abbiamo i due file OSPI e QSPI e cambia il sistema in cui vengono indirizzati i dati verso la memoria. Quindi una volta individuato il modello, nel mio caso OSPI, ho scaricato questo zip, bisogna estrarlo. Lo zip contiene 4 file, un bootloader, un partition, un ino e un merged. Adesso io proverò il merged perché contiene gli altri 3 file. Se si usa il merged sono i 3 file combinati in uno e quindi selezioniamo solo questo, se no bisogna selezionare tutti e 3 file e metterli agli indirizzi giusti. Adesso andremo a vedere, questa è una cosa molto importante. Per fare il flash si usa una pagina web con Chrome, perché gli altri browser non funzionano, che è questa qui, dove faremo la connessione e il download del firmware. Accendo il dispositivo, è acceso, provo a fare un connect, seleziono la con che ha rilevato, ok, se correttamente collegato. Adesso scelgo il file che è il merged, lo vediamo qui, l'indirizzo andiamo a verificare, deve essere 0x0, quindi dobbiamo correggerlo, attenzione, e non 1000, e facciamo un bel program. Vediamo qui le operazioni in corso, sta scrivendo 98%, 100%. Faccio notare che non ho dovuto usare i tastini di boot e reset, ma si è connesso automaticamente. Infatti parlano di usare i tastini solo per fare la marcia indietro. Qui dice che ok, sta facendo l'hard reset. Se non ce la fa dovremmo schiacciare il pulsante di reset o accendere e spegnere. Premo il pulsante di reset, si è acceso, firmware 2.33. Ok, la radio è ripartita con il nuovo firmware. Una cosa che bisogna fare attenzione è alla lunghezza dell'antenna. Questa antenna è tutta estesa, è 1,3 metri. Se dobbiamo ascoltare l'FM, questa va benissimo, però bisognerebbe allungarla per accordarla esattamente con la stazione. E si fa in fretta a fare il conto perché bisogna fare 300 diviso la frequenza in MHz, 300.000 km al secondo alla velocità della luce, quindi 300 diviso 100, che siamo in centrobanda, fa 3, si calcola il quarto d'onda, quindi 3 diviso 4 fa 0,75. Quindi a 100 MHz di stazione radio abbiamo circa 75 cm di antenna. Bisognerebbe poi calcolare qualche millimetro in meno per il fattore di accorciamento e il coefficiente di propagazione, però non è un'antenna particolarmente accordata, quindi misuriamo circa 75 cm, dopo accorciamo e allunghiamo un po' a seconda se siamo su 108 o 88 MHz. Qui c'è l'uscita per la cuffia o un piccolo altoparlante esterno. Attenzione a quando si avvita, che è un connettore un po' delicato. Esiste un modello con un'antenna fatta sul circuito stampato, probabilmente più adatta a frequenze più basse, tipo le bande decametriche. Ecco, sulle bande radioamatoriali si sente anche abbastanza bene. Per le bande radioamatoriali possiamo usare il bandplane. Adesso siamo a 7 MHz, 40 metri.
vediamo che è da 7000 a 7200. Qui dice 7000 7300, non so perché probabilmente non è quello europeo. Questa qui è una nuova funzione di questo firmware, che andando in scan, c'è questa nuova voce, lui fa la scansione di tutta la banda che abbiamo impostato, quindi 40 metri, e ci fa vedere questo grafico dove possiamo andare a spostarci per selezionare direttamente la frequenza. Bisogna tenere premuto e girare. Adesso dobbiamo uscire da questa funzione, tenere premuto e girare, e possiamo andare a selezionare il numero che vogliamo muovere. Ad esempio, se vogliamo selezionare i mezzo kilohertz per centrare meglio la stazione. Adesso io ho l'antenna esterna che è una filare, questo è l'FT8 o l'FT4, qui c'è anche FT8, e dopo più in basso c'è tutto il CV. Sentiamo. Tutte le stazioni CV. Io ho già memorizzato delle stazioni, comunque possiamo memorizzarle facilmente. Le bande le vediamo qui su band. Abbiamo tutte le decametriche da 160 metri fino a 10 metri, la banda CB. Le VHF sono praticamente le stazioni radio più una frequenza più in basso. Su All possiamo andare da 150 kHz a 30 MHz, quindi non c'è il VHF su All. Dopo abbiamo anche 11, 13, 15, 16, 19, 22, 25, 31, 41, 49, 60, 75 e 90 metri. Poi abbiamo le onde medie divise in tre fasce, MV3, MV2, MV1. Vediamo per esempio la banda CB in AM come da preimpostazione. Questo è il canale D12 e lo chiama 27555. Siamo sulla banda F, canale 12, F12, qui dice D12 e possiamo spostarci. Adesso la mia antenna non è accordata su questa frequenza, quindi se vogliamo andare in FM abbiamo l'FM, la SB, l'FM lo salta. Non mi fa andare in FM. Posso andare in LSB, USB, AM, non so perché salta l'FM. AM, la larghezza di banda, che possiamo anche ricambiarla, quindi stringerla o allargarla. Qui ho tutte le informazioni, lo step è questo qui, la larghezza di banda è quella che ho selezionato adesso, il controllo automatico di guadagno è on, il volume 40 e la sensibilità penso dell'amplificatore d'ingresso, che si può andare a variare, che è questo, max gain 48. Infatti sentiamo che il fruscio aumenta. Andiamo sulle memorie. Io ho memorizzato questi qui, una radio FM, esce il nome della radio, esce anche se è stereo, vediamo un po' se questa qua è stereo, una radioamata è mono. Entriamo dentro, facciamo anche una scansione,
abbiamo le due possibilità di scansione, lo scan, quello col grafico, o la ricerca, che è questa, che lui va avanti, trova la prima stazione, poi si ferma, posso farla ripartire con la manopola. Vediamo se... ecco, questo è stereo, c'è il simbolino. Se voglio salvarla, devo andare su memory, andare sulla memoria vuota o sovrascrivere quella che c'è. Qui tengo premuto un attimo e la memorizza. Per mettere lo smeter sotto o il tema dobbiamo andare su setting, questa è l'illuminazione da 10 a 255, calibration non lo so, non fa nulla. Vediamo come funziona il pulsantino. Se premiamo una volta è breve, entriamo nel menu. Se premiamo un pochino più lungo entriamo nel volume direttamente, girando cambiamo frequenza. Se teniamo premuto si spegne il display per consumare meno batteria. Per riaccendere bisogna tenere premuto a lungo e ritorna la retroilluminazione. Lo step è il passo di frequenza d'avanzamento, questo a secondo delle bande possiamo variarlo. Questa è la scansione. Questa è la scansione che abbiamo visto, quello con il grafico sotto, le memorie. Lo squelch è il silenziatore in cui si può selezionare la sensibilità, la larghezza di banda. Se attivo il controllo automatico del guadagno, oppure possiamo impostarlo manualmente. Questo è il guadagno, questo non fa niente, perlomeno su questa banda. I setting, il mod, qui c'è solo il FM, se no ci sarebbero gli altri modi. Le bande le abbiamo già visto, il volume. Entriamo nel setting, la retroilluminazione, la calibrazione ho visto che non fa nulla. L'RDS, ci sono diversi modi di RDS, ma così già ho visto che funziona, non lo lascio stare. L'orario, l'offset UTC rispetto all'orario, la regione FM, questo per variare i tema, ne abbiamo diversi. Io avevo messo lo space, questo è il layout, default è così, io l'ho lasciato con l'S meter. Zoom menu ingrandisce quel menu, ma secondo me non serve a nulla. La direzione dello scroll è già giusto. Sleep, per andare probabilmente in auto sleep posso impostare i minuti, a 0 si disattiva. Lo sleep mode, anche qui si può impostare come deve andare lo sleep, ma non penso che siano funzioni che si usano normalmente. Load AB, bisogna da vedere sul manuale cosa serve. Il wifi, si può creare un access point per accedere col browser. About è la versione del firmware che ho messo dentro, freccia a destra, quindi andando a destra ho altre informazioni, l'autore e tutte le informazioni varie. Dopo aver attivato il wifi, andando in setting, io ho selezionato AP più Connect, troverò una rete che si chiama ATS Mini, mi connetto perché è una rete aperta senza password, aspettiamo che faccia la connessione effettuata, dobbiamo andare in proprietà e vedere gli indirizzi, dobbiamo prendere questo indirizzo qui e scriverlo nel browser, e questo è il web server all'interno della nostra radio. Abbiamo memory, status, memory, config, possiamo configurare il wifi, la user interface con il login, la zona e il tema. Adesso ho configurato il mio wifi, infatti si è sconnesso, andiamo nelle configurazioni della wifi, essere collegato, vediamo in proprietà che indirizzi nuovi ha preso, dovrebbe essere il 4.1, infatti il 4.1 o l'1.149. Le memorie, la mia rete wifi l'ho messa qui. Adesso che sono connesso con la radio wifi sono andato
in setting load AB, e la radio sta scaricando tutte queste stazioni, perché sta scaricando questo file, quindi in memoria si troverà tutto questo elenco lunghissimo. Dopo aver fatto questa operazione, le stazioni non vengono inserite qui, cioè questo elenco viene inserito in memoria, e quando andiamo su queste frequenze sotto, come nelle radio in FM, ci appare il nome del canale in chiaro. Qui ci dice anche: vengono considerati solo gli orari programmati. Per ogni ora i giorni della settimana vengono ignorati. È possibile passare rapidamente da una stazione all'altra utilizzando cerca contrassegnata dall'icona di un orologio, ma io questo cerca qui non l'ho trovato. Volevo approfittarne per farti vedere questo apparato qui, che è un piccolo ricetrasmettitore sulle decametriche. Questi sono i due autori. Per chi è radioamatore è un bel apparato da autocostruire. È stato realizzato specialmente per il CW. Infatti qui c'è il tasto PTT dove si può attaccare il tasto telegrafico. Questo è l'FT8. Ci sono 3 tasti, quindi è molto semplice navigare nei menu, cosa che non lo è con questo, perché con un solo tasto hai visto che è abbastanza complicato. Menu. I menu sono divisi anche molto bene: volume, modo, filtro di banda, quindi abbiamo 40, abbiamo 80, 60, 40, 30, 20, e questo dipende da come viene montato con le bobine di filtro, perché si possono fare anche altre bande. Questo ad esempio è CW bisognerebbe stringere la banda, FT8. Che dire, questa radio, dato il costo, è fantastica. È un ricevitore molto sensibile, economica, e chi vuole avvicinarsi per la prima volta all'ascolto di frequenze radioamatoriali è l'ideale. Avendo le bande laterali USB e LSB, è adatta appunto anche per questo scopo. Ovviamente per ascoltare le bande radioamatoriali questa antenna non va più bene. Dovremmo o fare una filare. Su internet si trovano tanti siti su come realizzare le antenne, perché senza l'antenna adatta quelle bande non riusciamo a ascoltarle, a meno che siamo in una postazione molto in altura e con questa antenna qualcosa riusciamo a captare. Per questo video è tutto, spero che ti sia stato utile e noi ci sentiamo e vediamo al prossimo video. Ciao!